Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Se non ci conoscete, Noi siamo Sonia e Victor, viviamo in van. io sono Sonia, lei è Victor. Viviamo in van da un po' di mesi ormai, parecchi. Non abbiamo una casa dove tornare. Noi viviamo lavorando, quindi non siamo in vacanza, non è un anno sabbatico. Non è che non facciamo un cazzo e non abbiamo la NASPI, non abbiamo la disoccupazione. È il nostro stile di vita. Non abbiamo neanche il reddito di cittadinanza. Quindi mannaggia. Quindi lavoriamo e viaggiamo nel frattempo. Su questo canale noi faremo vedere la nostra vita in van. Da questo video in poi quelli che vedrete sono un'inedita visione delle Canarie. Staremo qua per 5 mesi abbondanti e quindi cercheremo di vederle tutte. Questo video parte da qui e quindi questo è il momento, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi. All'imbarco, devo dire è stato un po' un casino. Genova è sempre un casino, ci ho vissuto anni, ma non ho mai capito un cacchio della viabilità di questa città. Ci hanno detto che andavamo a Tangeri se andavamo dalla parte sbagliata. E poi arriviamo al porto, il primo ragazzo ci fa: ti prego non mi dite che andate in Marocco. E ho detto no, tranquillo. E quindi dove andate? A Tangeri? No, in Spagna. Ah, quindi Tangeri? No, Barcellona. Barco 2. La nostra nave sarà grandi navi veloci. La nave è in ritardo, quindi stiamo aspettando da un po'. Penso che la nave sarà super piena. Dovete sapere infatti che andare in Spagna in questa stagione a quanto pare non l'abbiamo avuto come idea solo noi. Dietro di noi abbiamo il camion dei nostri sogni. Cioè, guardate che roba bellissima. Un giorno forse vedrete su questi schermi qualcosa del genere, chi lo sa. Che ci prepari per pranzo? La pasta col sugo e salsicce, uno delle salsicce. Buono, stiamo leggeri, avevamo detto giusto ieri sera una cosa, cioè... No, ci dobbiamo riempire perché poi adesso Che sono non i panini dentro e non si sa poi che cosa trovi in quello. Poi là dentro nelle barche costa un po' di soldi. Vi volevamo anche dire che per questo viaggio in nave abbiamo preso la cabina. Ah beh sì, abbiamo preso È la prima cabina. volta. La cabina, sì, che è un viaggio così lungo, ecco. E quindi però ci portiamo il cibo per risparmiare un po'. Nel frattempo una nave, questa va a Barcellona e là si va a Tangeri. Credo in teoria che divideranno le due navi. Non ho ancora capito perché in realtà tutti quelli che sono in questa fila sono per Barcellona e tutti quelli di là sono per Tangeri. 2 hours later. È arrivata l'ora! E siamo stati qua 4 ore, siamo arrivati all'1. Fateci passare. Fateci passare. Ah. Mazza che roba gigante. Potremmo entrarci dentro noi a lui. Infatti, lui poteva... Tipi da porto. Da porto, guarda là, guarda. Ha detto chi sta qua? Sai che mi ha detto? Sono 700 euro. E io gli ho detto no, non me ne frega un cazzo, me ne vado. Che parevano Affanculo. 400 euro. Io aspetto un attimo che lui salga. GNV, perché sì, fa un po' paura salire. se Ah, questo torna indietro, minchia. Madonna. Sta per Porca toccare tutte viola. cose. Madonna. Vai. Vedi un po'? Allora, un po' di spazio ce l'hai qui. 7408. Ci hanno dato la cameretta. Di qua. Qua, chi è? Vediamo. Vai. Ah, 2 camere, 2 letti solo, non 4. Scendi? Avevo letto che era per 4 persone. Ma forse tirano giù i letti. Questi saranno i nostri lettini. Allora, abbiamo pagato per questa stanza 50 euro. Questo è il bagno. Ah, questa è la doccia. Asciugamani ci sono. Bene. Così è Sì. segno che è pulito, eh. Segno che è pulito. This is clean. Sono tutti pippini. Tutti pippini. Cioè, ci hanno chiesto i sordi. La Ma mancia. chi ce li davo? Ci ha detto, gli abbiamo chiesto va bene il biglietto, lui ci ha detto 2 euro. E io ho detto, ma come? Che vuoi? Oh mio Dio, sembra tipo un film dell'horror. Anche la camera è decisamente brutta. Allora, abbiamo scoperto che ufficialmente questi sono letti, quindi potremmo avere degli ospiti. Ma non credo, dai, porca vacca. Temiamo il peggio. No, secondo me abbiamo affittato. Cioè abbiamo comprato il biglietto con una camera, una cabina dove ci possono dormire fino a 4 persone. Ma grazie, però potrebbero averlo messe altre 2 qua con noi. Io spero di no. Birettina per festeggiare questo nuovo inizio. Cosa stai facendo? Di cosa ti sei dimenticato di fare? Dai, dillo. Scaricare un paio di puntate di una serie Netflix, di modo che stasera facciamo qualcosa. Giochiamo a carte, ma ci siamo dimenticati le carte, non possiamo accedere al van.
mannaggia. Quindi abbiamo solo un Kindle in 2, quindi dovremo litigarcelo. Sta un giorno. Adesso ce la si beve. Cronache di un viaggio in barca. Aggiornamenti. Con mia grande difficoltà ho scaricato le serie da Netflix, no? Prendeva una tacca. Ci siamo messi Ci abbiamo messo 2 ore. 2 ore a scaricare tutto e volevo a tutti i costi di proiettare questa cosa sul computer e guardare la roba, no? Gira che gira, sono finito nei permessi delle impostazioni del telefono che ti chiede Netflix e ho cliccato sul reset. Credevo che resettasse tutte le impostazioni, no? Invece ha resettato anche i download. Adesso non prende più. Quindi Fine della niente. storia. E quindi allora avevamo settimana enigmistica. Detta anche settimana enigmistica da Victor. Meno male che questa è una sola sera, poi l'altro traghetto saranno... E non avremo la cabina. Top. Lascia perdere. Mamma mia ragazzi. 8:30, già stiamo morendo. Speriamo di spararci 12 ore di fondo. Ciao ciao. The next day. Come hai dormito tu, Cici? Bene. Ancora sto dormendo lui. Buongiorno. Mi copro perché c'ho una faccia. Abbiamo dormito bene, ma ieri sera in realtà... Beh, ci siamo andati a dormire tardi. A mezzanotte. Quindi sono le 9, abbiamo fatto una dormita lunghissima e adesso andiamo a fare colazione e vedere se fuori c'è il sole. 2 hours later. È ora di scendere. È ora di scendere, abbiamo conosciuto un signore Molto gentile. super carino che ha viaggiato un botto. Sì, che è di Verona. Verona vive che in Portogallo. E adesso ci ha chiesto di farci il pezzo insieme verso Valencia, perché comunque la situazione era brutta, cioè non sappiamo come saranno l'autostrada, penso che, cioè, la Google Maps sembra aperta. Sì. E ci adesso fa farà- fare il giro intorno alla città. Ovviamente non fosse successo quello che è successo, sicuramente avremmo fatto come sosta Valencia proprio. Ovviamente non è il momento. E quindi questo è anche il viaggiare, purtroppo, e doversi adattare. Ci hanno fatto fare retromarcia e adesso siamo i primissimi a sbarcare. Barcellona, here we are! Lui è il signore che ci stava aspettando, siamo usciti per primi, quindi ora seguiamo lui praticamente. Per questa volta abbiamo deciso che non ci fermeremo a Barcellona perché il clima non è dei migliori, ma al ritorno, chi lo sa, se avremo tempo, ci vorremmo fermare qualche giorno perché Barcellona è sempre meravigliosa. 6 hours later. Siamo sempre più vicini a Valencia, effettivamente l'autostrada, ci sono solo più camper come noi. Si va per Valencia, noi ci passiamo intorno e quindi adesso ci passiamo Tutta la intorno. sala c'è scritto pericolo tormenta, altri avvisi dicono evita di spostarti, non uscire, È chiaro. pericolo e vai. Però l'alternativa sarebbe stata passare da Madrid, passare... Salire fino a Saragossa, vicino a Madrid. Esatto, quindi avremmo allungato di quasi 200 km e visto che alla radio abbiamo sentito che era aperto, abbiamo detto proviamo. E Victor prima ha chiesto anche benzinaio. Siamo andati a fare benzina, ci siamo Ci ha alla detto- cassa al benzinaio. ci ha detto che sì. Vai. Dopo questo annuncio che è arrivato sull'iPhone, effettivamente anche la radio danno tormenta stanotte per domani, quindi da stanotte già fino a oggi tutto domani è di non allerta. uscire. Però in realtà abbiamo visto che qui sì c'è probabilità di pioggia ma non sta piovendo adesso, però ci sono delle nuvole brutte. Quindi noi Abbiamo già beccato un bel po' di pioggia. continuiamo, sì, continuiamo. Chiuso, madonna, si vede, ok, si vede qua. Anche qui probabilmente è stata chiusa per un bel po' l'autostrada in questi giorni. Poi quello che tutto il fango e l'acqua deve aver portato roba a chilometri di distanza. Tutte macchine, il fango ha portato via e ha sbattuto lì. Sì, sì. Sì, esatto. Quello che si vede da qui è poca roba perché lì ci sono delle macchine ferme, però vedete qui anche si vede. Sì, sì. Qua roba dappertutto. È veramente triste fare queste riprese.
far riprendere la verità vuol dire anche riprendere cose, la vita vera, insomma, anche cose orribili. Guardate qui i camion, questi camion non si sono mossi, quello là è ribaltato, mamma mia, i mezzi proprio distrutti, cioè tantissimi. Qua siamo in periferia di Valencia, pensate nei centri piccoli dove ci sono le stradine, deve essere un incubo. Altri camion ribaltati, alberi, piante, macchine, terribile, è veramente triste, mamma mia, guarda il fiume, che ora è vuoto. Il fiume, Sì, impressionante. le macchine dentro il fiume. C'è la gente che sta anche cercando, perché cercando la macchina magari aveva qualcosa di importante, o almeno per capire dove è finita, boh. Mamma mia, non credevo si vedesse tanto dall'autostrada, invece sì. Attualmente le vittime sono 215 Sì. morti. Poi dispersi non osano dire nulla. Sì, non hanno detto Non hanno niente. detto nulla. Cioè, noi proseguiamo, però in realtà lungo la strada ci sono altre zone che hanno subito inondazioni. Sì. Siamo arrivati nella provincia di Victor. Come ti senti essere il proprietario di tutta la provincia? Grazie a tutti. Later that same evening. Villarobleo, siamo arrivati. Sì! Allora, il pueblito di Villarobleo ci sta sorprendendo perché ha degli angolini molto graziosi. Molto bello, lì c'è lo stadio. Però carino, siamo entrati nella chiesa e fa freddo però, ragazzi? Cioè, 16 gradi. Però sentiamo freddo, non so, come se fosse un'area particolarmente gelida. Forse perché ha piovuto tanto, boh. Comunque molto bello. Su queste note vi diamo la buonanotte, ci vediamo domani. A tout le monde. The next day. Siamo arrivati Siamo arrivati a Cordova. a Cordova! Siamo arrivati alla nostra prima meta di questo viaggio in Spagna. Sì, siamo super felici, infatti andiamo a mangiare fuori. Oh, Ci sono voluti in tutto da 2 Barcellona, giorni, adesso 4 giorni. Da Barcellona 800 km Da Barcellona 800 km per arrivare più qua. di 20 ore di barca. Più 20 da ore di Genova. barca. Però ce l'abbiamo fatta, eh. Sì. Adesso penso che staremo qui a Cordoba per Domani. domani, basta. ve la faremo vedere domani. Ma solo perché... E poi perché dobbiamo proseguire. Dobbiamo Sì. andare a salutare Più degli che altro amici, perché delle persone. sì, abbiamo poco tempo. Ah sì, abbiamo poco tempo perché dobbiamo andare a prendere il traghetto. E quindi no, siamo super contenti perché i ristoranti aprono alle 8:30 e non chiudono alle 8:30 come facevano in Norvegia. E poi guardate che figo, bellissimo. Quella è la meschita, domani andiamo a vederla e vi portiamo con noi perché io non la vedo da 10 anni, Victor non l'ha mai vista ed è un posto pazzesco. The next day. Ecco dove siamo parcheggiati, ci sono altri van come questo. Noi mettiamo sempre gli oscuranti, così siamo tranquilli anche per il sole, innanzitutto perché fa caldissimo, ma soprattutto per una questione anche di sicurezza. Tra l'altro Victor ha aggiunto le nuove ventose e ora tengono meglio. Il signorino ancora si fa aspettare. Dove sei? Qua. Sta cambiando lui. Sì, mi sto mettendo a... Poi saremo noi donne a metterci tanto tempo. Allora, siamo nella Mesquite Catedral de Cordova e questa è forse una delle chiese più assurde che esistano nel mondo, perché è una chiesa, ma allo stesso tempo potremmo dire che è ancora una moschea, anche se in realtà dal 1500 non è più una moschea. La cosa fighissima di questa moschea è la struttura di queste colonne, perché secondo la cultura araba il tetto di una moschea doveva appoggiarsi come su foresta naturale, quindi l'idea è stata quella di tutte queste colonne, che obiettivamente non sono utili, la maggior parte di queste perlomeno, dare l'impressione proprio di una foresta di alberi, infatti è quello che sembrano guardandola. È l'unica al mondo che non è diretta verso la Mecca, ma verso Damasco. Calcolate che dal 1500 è ufficialmente la cattedrale di Cordova ed è uno dei monumenti più visitati di tutta la Spagna, con più di 1 milione di visitatori all'anno. Il ponte romano l'abbiamo visto ieri sera, guardate che bello che è. Guardate quanto sono bello. Guardami, No, non tu, aspetta, non tu. Guardatemi quanto sono bello. Se lo so che siete d'accordo anche voi. Siamo appena stati là, guarda. Là, Cioè, non là la sopra, ma meschita. sotto. Vabbè, dentro. Buongiorno ragazzi. L'aria di Siviglia. Ci siamo teletrasportati a Seviglia. Sì. Perché abbiamo fatto... E siamo arrivati a Seviglia. Siamo a Seviglia, abbiamo lavorato stamattina. Andremo verso la Vodafone all'avventura di cercare una nuova scheda per poter navigare qui. Sì.
Perché l'altra volta l'abbiamo perché- fatte sì. sempre le eSIM, Sì. ma E poi abbiamo trovato quello là in Svezia, vi ricordate che Sì. abbiamo fatto l'intruglio, cose. Però vediamo se riusciamo a sì. Secondo trovare me una qua strada sarà più fattibile, spero proprio che sia così. più Anche economica. perché dobbiamo starci 6 mesi più o meno. Sì, esatto. Oggi facciamo una bella passeggiatina. Quindi ora missione scheda del telefono. Abbiamo fatto in 5 minuti. Facciamo vedere. Abbiamo preso 2 schede della Vodafone da 100 giga, 15 euro. Allora, questi sono Sì, 15 euro al mese, 100 giga. 28 E se no c'era giorni. l'opzione di 20 euro, 140 140, giga. ma noi basta perché abbiamo Starlink. Perché poi ci basta. Quindi direi che costa 2 euro in più Molto- che in Italia. Molto Quindi buono, perché con la eSIM invece avevo molti meno 30 giga per 20 euro, quindi vabbè, molto Non molto più conveniva. cara. Questa è una delle viste più belle sulla città, dal Puente de Triana. Si vede lo skyline, no, di Siviglia, con le case bianche, bellissimo. La Giralda dietro alla cattedrale di Seviglia, bellissima. Peccato che ci sono ancora i cavalli qui, mamma mia che cosa brutta. Questo è il parcheggio dove abbiamo parcheggiato qui a Siviglia. Ci siamo trovati bene. Allora, praticamente, ora vi faccio vedere meglio. Si entra da lì, l'altezza massima è 2,50 m, 2,60 m, quindi va bene anche per noi, che non siamo troppo alti. Si paga in uscita e in teoria si può riuscire a pagare 7 euro, ma ci sono solo 25 posti al giorno che possono pagare quello, sono tipo dei bonus. Questo è tutto il parcheggio, in caso contrario sono 17 euro al giorno. Noi ieri ci hanno detto che i 25 bonus erano già stati utilizzati, quindi pagheremo sui 17 euro, ma non siamo stati 24 ore piene. Victor si sta facendo il caffè. C'è una rete quindi che lo protegge, ci sono le telecamere, però attenzione perché comunque è aperto, cioè non è che bisogna avere qualcosa per entrare, quindi in realtà se volessero venire a rubare possono venire se vogliamo vederla così, insomma. Abbiamo letto di alcuni commenti che dicono di Google, però anche dicevano che qua avevano spaccato qualche vetro ai camper, classica cosa che succede nelle città. Non è andata benissimo e sinceramente lo consiglieremmo. Se torneremo a Siviglia al ritorno, spero di sì, almeno un paio di giorni, sicuramente torneremo qua. Si è a 5-10 minuti da Plaza de Spagna e a 15 minuti dal centro, proprio dalla Giralda per intenderci. 2 days later. Siamo arrivati a Huelva, abbiamo fatto la spesa, abbiamo caricato l'acqua, abbiamo scaricato l'acqua. Il balletto di Huelva. E abbiamo fatto benzina, abbiamo fatto di blu, Adesso andiamo allo stadio. siamo vicino allo stadio. giallorossi. Allora, siamo lungo questo viale, ci sono diversi camper laggiù e devo dire che è molto umido, stasera però ci sono 20 gradi. No, ma c'è quell'umidità canaria. Wow. No, ma è così da queste parti. Ma che cazzo ne sappiamo? Ora, Se me ne vado. ciao. doccia, cena, passeggiatina e basta, siamo perfettamente a filo. The next day. Stiamo arrivando verso la zona siamo nella zona del porto di Huelva. Sono le 11:34, mancano 2 ore e mezza alla partenza. Noi siamo un po' in ansia finché non mettiamo il piedino nel check-in. Il piedino nel check-in. Siamo arrivati in coda, Victor fa il preparo i panini per non so quale pasto, comunque ci prepariamo, abbiamo paura di morire No, di fame. praticamente non li sto facendo. Sto mettendo il pane in queste buste, Già tagliato. già tagliato. E poi in altre buste, in un'altra busta metterò tutta l'insalata tagliata e lavata, in un'altra i pomodori, Di perché fai così e non fai il panino? perché così non si inumidiranno. E poi vanno male molto dopo se tutti Sembriamo- tutti gli ingredienti separati. Sembriamo degli psicopatici, No, ma non è questo lo così. facevamo così al catering, quando si lavora, ad esempio quando si lavora in catering non si assembla mai tutto. Sul momento si porta poi tutto già dillo. pre-tagliato. Ad assemblare sono io Sì, l'esperta dell'assemblaggio. assemblatrice. Oh, ci stanno imbarcando, cioè imbarcando non lo so, però 2 ore prima, 1 ora e mezza. Ah, i controlli coi cani. L'altra non c'era mai successo, abbiamo preso un botto di traghetti. Da Genova non ci hanno guardato per niente. Vabbè, niente, aspettiamo. Il cane ci ha fatto passare, no in realtà non ci hanno proprio fermato. Perché? Che sei bionda. Perché io sono bionda, è vero. E i biondi non possono fare dei danni, Certe a parte i nazisti. Comunque la vera coda è qui. Noi pensavamo di aver finito la coda col cacchio. Lì quel cane lì sta abbaiando come un matto, non so. Si hanno trovato della droga, boh.
Siamo entrati ufficialmente, siamo carichi come dei muli noi. Che dite, abbiamo abbastanza cibo? Ci siamo allargati, pomodori. Sì, però non devi tirare tutto fuori. Ti devo tirare tutto fuori. Prendi solo... che c'è dentro. Ora ci mangiamo 2 panini. Io stavo scaricando un po' di cose per il lavoro. Poi c'è Dai. la chicchetta. Salvia. Prosciutti vari. Parmigianino, Qua. Non lo so, questi stavano da un bel po' di conigli presi. Poi c'è una chicchetta. Dai, sì, no, è troppa roba. Deliziosa. Vabbè, non la tirare fuori, è per Iniziamo a cena. comporre i panini. Dobbiamo ancora partire, sono le 2 meno 20. No, me lo faccio io. No, tu continua a fatturare. Fattura. Paninozzi, visto che paninozzi che si è fatto? Cioè, che ci ha fatto? Coppa di testa, insalata e pomodoro. Lusso. One eternity later. Ci siamo appropriati di 4 posti. 1, 2 qui vicino, 3, 4. Allora, queste poltrone sono comode, ci si può appoggiare così, comunque in piedi così, però la verità è che dormire in questa posizione seduta, soprattutto perché non è una notte ma sono ben 2 notti, quindi sarà dura, sono passate le prime 5 ore, già inizia a essere noioso. Abbiamo letto, lavorato, pranzato, adesso sono le 7, ci andiamo a fare un giretto per la barca e ceneremo presto, ci guarderemo una serie dal cellulare di Victor e poi in teoria hanno detto che si può andare a prendere, se abbiamo delle cose in macchina, se le abbiamo da prendere, alle 8, quindi forse alle 8 scenderemo giù. Comunque la nave è abbastanza vuota, per fortuna. Allora, questa è solo una delle tipo 4-5 sale dove si può dormire su queste poltrone, poi ci sono diverse sale dove, con dei tavoli dove ci si può sedere. Siamo stati fino alle 6 fuori, adesso però è buio. Un pochino di gioia, o forse la botta che ci viene sonno. Alcolica. Sì, l'unica cosa aperta è questo baretto, tutto il resto è chiuso. È un ristorante che non sappiamo ancora aprire, ma noi abbiamo il cibo, quindi non ci interessa. Madonna, che birra e lattina, che schifo, però vabbè. Facciamo un aperitivo così, va? The next day. Allora, il pomeriggio, la nottata com'è andata? Non abbiamo parlato della nottata. Insomma, stasera glielo facciamo vedere. Vabbè, tu ti sei messa per terra. Io mi sono messa per terra. Ciao belli. No, ciao belli il cacchio. Per terra non si sta male. Però devo dire che non ho dormito bene, ovviamente, ma meglio per terra che sulle stesse poltrone. E praticamente tutto il giorno che siamo seduti a leggere, a fare cose, insomma. E niente, caldo, abbiamo pranzato 2 ore fa. Abbiamo anche scoperto, tra l'altro, che non lo sapevamo, 3 volte al giorno, alle 10 di mattina, alle 15 e alle 22 si può andare a prendere e fare quello che si vuole, 15 minuti. Abbiamo colto per farci la doccia. Siamo fatti la doccia, Prendere dei vestiti. cambiati i vestiti e vabbè, prendere il telo per Victor, e così anche lui dormirà per terra. Stasera vi facciamo vedere come abbiamo dormito. Comunque è lunga, 2 giorni sono lunghi, però devo dire che viaggiare anche così ti fa rendere conto proprio della distanza di dove stai andando. Le Canarie sono tra il confine in linea del sud del Marocco e il Sahara occidentale, quindi praticamente veramente tanto giù. Poi sta bene, no? Calcolate come siamo noi, in questo da bagno, ma adesso. Sì, l'aria è freschina ma perché siamo in mezzo al mare, ma Altrimenti farebbe caldo. il sole è molto caldo. Sta procedendo, ce la stiamo facendo e questa è la nostra vista tutto il giorno praticamente. Là ci sono i cani. Qua ci sono, qui sotto c'è il terrazzo con i cani che ci dà molto da osservare tutto il giorno. Qua ci sono i mezzi più bassi che sono fuori, il nostro invece è sotto, quindi è coperto al buio. Questo è il terrazzo dove si può stare fuori. 6 hours later. Siamo riusciti anche forse a collegarci all'intrattenimento gratuito che ci fa vedere dei film e delle serie. Stasera riusciamo a guardare, a guardare un film direttamente dal computer. Stanotte dormiremo di nuovo qui per terra. E lì. A Tenerife siamo arrivati ieri sera a mezzanotte, alle 8 di mattina siamo arrivati a Gran Canaria perché ci siamo fermati in porto un bel po'. Ci
ci avremmo messo 2 ore ad arrivare qui, penso, ma noi dormivamo, dormito malissimo stanotte. Siamo rimasti veramente in pochi mezzi, vedete che qui davanti è vuoto. Siamo rimasti solo questi mezzi qui. Come hai dormito tu? Meglio. Sì? Meglio di ieri. Io invece no. Peggio? Sì. Come? Perché avevo paura che ci svegliassero all'improvviso Ma per noi non è finita qui, perché noi alle 9:30 abbiamo l'altro traghetto per arrivare a Fuerteventura. Per fortuna il prossimo traghetto, quello dopo, ce l'avremo domani, perché oggi non sarebbe stato fattibile, detto francamente. No, quello dopo ce l'abbiamo tra un'ora. Sì, e quello dopo ancora ce l'abbiamo domani. Perché come abbiamo detto nel video, o se non l'abbiamo detto lo dico adesso, inizieremo il nostro tour da Lanzarote verso est. Da Lanzarote, cioè, verso ovest. seguire tutte le isole così. Di conseguenza sto aspettando ancora un po' di traghetti. Dopo 40 più ore siamo liberi! Nave numero 2, siamo a Gran Canaria. Guardate questo che lo fanno salire in retromarcia, porca miseria! Stiamo salendo in retromarcia! Guardate qua, che manovretta! Hop. ¿Te le he hecho ahorita? Sí, no, pero ahí aquí a tu izquierda, ¿vale? Ah, bueno, más. Vamos, lo pegas después, no te preocupes, ahí tienes el parque. Perfetto, ottimo parcheggio. Che ansia vedere questi camper tutti che vanno indietro in retromarcia. Mamma mia! Perfetto. Bueno, grazie a usted. E così siamo arrivati a Fuerteventura, ma ancora non finisce questo viaggio. Stasera passiamo la notte qui. Oggi passeremo la giornata qui, attraverseremo l'isola. Poi dopo ci vediamo dall'altra parte. E da lì inizia la nostra avventura nelle isole. Inizieranno i nostri video per raccontarvi queste isole in van. Dai ragazzi, è bellissimo, c'è il sole, fa caldo, è meraviglioso, pazzesco, incredibile, siamo felici da morire. Camicette, leggere. Finalmente senza mutande. Non è vero, ce l'abbiamo. Guarda, in realtà non ce l'ho, non si vede, però ce l'ho. Non far vedere. Mettete da parte i vostri preferiti sulle Canarie, seguiteci in questo lungo viaggio. Se non l'avete fatto, mettete mi piace, lasciate un commento e cosa più importante, iscrivetevi a sto cacchio di canale.